Ciao, sono Alberto Boglio. Disegno da sempre e insegno a disegnare da 30 anni. Non sapendo in quale modo insegnerò nei prossimi mesi, ho realizzato queste video lezioni per i miei allievi. In un secondo tempo ho pensato di rielaborarle e condividerle con chiunque voglia imparare a disegnare o comunque voglia migliorare il proprio rapporto con il disegno. In questa prima lezione vedremo come utilizzare uno strumento apparentemente semplice, che certamente usate da anni, tanto da considerarlo una sorta di estensione della vostra mano, la matita. Lo faremo attraverso alcuni esercizi in cui impareremo a disegnare delle figure molto semplici. Ogni lezione sarà preceduta da una breve introduzione, dopo la quale proporrò delle esercitazioni. Oggi inizieremo con un complimento. Hai proprio una bella mano. È un complimento che sentirete molto spesso. Forse l'avete già sentito. Ma siamo sicuri che sia un complimento? Io non credo. Disegnare è un atto complesso che coinvolge il nostro sistema percettivo, la nostra sfera emotiva, le nostre esperienze. Le scelte che facciamo mentre realizziamo un disegno sono molto sofisticate. È per questo che per qualcuno è così difficile disegnare. Facciamo un esempio. Io voglio disegnare un cane. Lo posso disegnare in tantissimi modi. Io lo posso disegnare così, oppure così, o anche così, e infine così. Ma davvero pensi che sia la mano a decidere come disegnare il cane? Ma perché la matita la tieni in mano? Certo. E allora iniziamo proprio da qui, da come tenere in mano la matita. Per abitudine tendiamo a impugnare la matita esattamente come se fosse una biro, che usiamo tendenzialmente per scrivere. Non è sbagliato, ma disegnare non è come scrivere. Quando scriviamo facciamo dei segni in sequenza, spostandoci in maniera abbastanza regolare e prevedibile, senza bisogno di modulare la pressione sul foglio. Al contrario, quando disegniamo, tracciamo delle linee organizzate in una struttura, che da una configurazione più semplice, spesso attraverso passaggi successivi, arriva a definire raffigurazioni anche molto complesse. Questo significa banalmente che nella realizzazione del mio disegno ho spesso bisogno di cancellare delle linee, non per forza perché sono sbagliate, ma perché sono servite per costruire la figura finale. Immaginate le impalcature che coprono un edificio in costruzione, che una volta terminato il cantiere devono essere tolte. Per questo devo essere in grado di tracciare delle linee molto leggere, che all'occorrenza possono essere cancellate facilmente, oppure possono essere inglobate e coperte dal passaggio successivo. Per questo tipo di linee di costruzione è meglio impugnare la matita molto lontano dalla punta. In questo modo il peso della mano si scaricherà sul foglio e non sulla punta della matita e sarà più facile ottenere un segno leggero. In generale, a parte per la rifinitura di qualche particolare molto piccolo, che ha bisogno di molta precisione e di una buona pressione sul foglio, è utile impugnare la matita più indietro di quanto non faremmo per scrivere. In questo modo possiamo ottenere un gesto più ampio, appoggiare la mano su una parte del foglio più lontano dal punto dove stiamo disegnando. E questo vuol dire, il più delle volte, che evitiamo il rischio di sporcare inavvertitamente il disegno. Soprattutto possiamo vedere molto più facilmente quello che stiamo facendo, perché la mano non copre la visuale del foglio. Questa linea diretta tra il disegno e il nostro occhio, senza che la mano sia da ostacolo anche minimo, è abbastanza importante. E in un certo senso è la prima dimostrazione di quanto poco sia azzeccato al complimento "hai proprio una bella mano". Andiamo avanti. Disegnando ci accorgiamo di come siano diversi i nostri movimenti a seconda delle linee che tracciamo. Disegno una linea diagonale dalla parte bassa del foglio a sinistra, arrivando a destra in alto. Mi accorgo che il movimento che compio coinvolge il mio avambraccio fino al gomito. Per una linea di inclinazione opposta, il movimento è più complesso, perché interessa anche il braccio fino all'articolazione della spalla. Ci sono movimenti diversi anche per le linee curve. Alcune vengono più fluide e naturali di altre perché si ottengono attraverso un movimento più semplice. Una curva abbastanza stretta dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra si disegna facendo perno con il polso. La curva opposta ha bisogno di un movimento dell'avambraccio e diventa leggermente più difficile da gestire. Una curva più ampia, nel primo caso fa perno sul gomito.
Nel secondo, il movimento interessa anche il braccio. Qualsiasi linea di una certa lunghezza non può essere tracciata solo col movimento della mano. A seconda dell'ampiezza del mio gesto posso arrivare a utilizzare tutto il corpo. Arrivati a questo punto, possiamo verificare quanto il segno che traccio corrisponde alle mie intenzioni. In altre parole, quanto la mia mano risponde alle richieste del mio cervello. Per fare questo, decido di tracciare una linea dritta e verticale di una discreta lunghezza, diciamo circa 20 cm. Impugno la matita come vi ho detto, arretrando rispetto alla punta. La lunghezza della linea è abbastanza importante e mi costringerà a utilizzare, come abbiamo già visto, oltre alla mano anche parte del braccio. Quali sono i miei obiettivi? Sono almeno 3. Riuscire a tracciare un segno leggero, che la linea sia dritta e che abbia effettivamente un andamento verticale. È importante anche il tempo, la velocità con cui tracciate il segno. In questo caso i movimenti sono abbastanza lenti e misurati, senza esagerare però, altrimenti rischiate di ottenere una linea un po' tremolante. Ma non siate troppo veloci, per i colpi di sciabola è ancora presto. A questo punto facciamo lo stesso esercizio ma con una linea orizzontale. Intersechiamola pure con la prima linea, sarà più facile verificare che siano tra di loro ortogonali. Mi raccomando, non ruotiamo il foglio, cerchiamo di tenerlo sempre fermo, anche se spostarlo può essere d'aiuto nel semplificare i vostri movimenti. Provo a rifare l'esercizio un'altra volta, in questo modo. Ovviamente avrò già come riferimento le linee che ho tracciato in precedenza. Senza neanche volerlo, abbiamo disegnato una figura chiusa, un rettangolo. Provo a tracciare le diagonali di questa figura. Si tratta di un piccolo ma fondamentale passo avanti. Disegnare una linea che unisce due punti già presenti sul nostro foglio. È quindi richiesta una precisione maggiore, o meglio, avete un vincolo in più a cui sottostare, anche se potete fermarvi un po' dopo il punto, e potete fare anche in questo caso più di una linea. Alziamo i coefficienti di difficoltà. Voglio disegnare in questo modo un quadrato. Si tratta anche qui di disegnare delle linee verticali e orizzontali. Ma c'è una differenza sostanziale. Il quadrato ha tutti i lati uguali. Introduciamo quindi un primo esercizio sulla capacità di gestire le proporzioni in un disegno. Devo cioè, senza oggetti di misurazione, riuscire a proporzionare fra di loro i lati del quadrato, in modo da ottenere 4 lati uguali. Riuscire a rendere correttamente i rapporti proporzionali di una figura è un aspetto fondamentale del saper disegnare. Nel caso del quadrato dovrebbe essere abbastanza semplice. Probabilmente avrete visto chi disegna dal vero fare spesso questo gesto. In generale nel disegno, non solo in quello dal vero, capita di utilizzare la lunghezza della matita come strumento di misurazione, come unità di misura approssimativa, in questo modo. Il mio consiglio è di effettuare questa sorta di misurazione come verifica successiva a ciò che avete disegnato e non come mezzo di costruzione dell'immagine. Questo perché imparare a disegnare significa sviluppare la capacità di cogliere le proporzioni con crescente naturalezza, abbandonando nel tempo ogni sorta di misurazione. Misurare dopo, invece di costruire misurando, vi consentirà di compiere questo passaggio fondamentale con più facilità. Proviamo ora a disegnare un rettangolo che abbia i lati più lunghi che siano il doppio dei lati più corti. Dobbiamo cioè mettere in relazione proporzionale lunghezze diverse. È la stessa cosa, solo leggermente più difficile.
Per verificare meglio la relazione proporzionale tra i lati del rettangolo, individua la metà del lato più lungo e confronta le lunghezze dei segmenti. Immagino il vostro disappunto. Io voglio imparare a disegnare un ritratto o una figura in movimento o cose ancora più complicate e questo mi riempie di quadrati e di rettangoli. Un po' di pazienza. Non si tratta solamente di iniziare per gradi dalle cose più semplici. Ogni figura, anche la più complessa, può essere ridotta e scomposta in elementi geometrici semplici. Diamo un'occhiata al nostro cane. Nel tempo diventerà naturale individuare la geometria interna di ogni cosa. Si impara a disegnare copiando. Proviamo quindi a riprodurre qualcosa di apparentemente semplice, per esempio un triangolo, copiandola da un'immagine che abbiamo messo qui di fianco al foglio. Provo a riprodurla ingrandendola un po'. Quello che conta è mantenere le proporzioni. Devo fare attenzione agli angoli e di conseguenza alle inclinazioni che avranno le linee che disegno. Posso iniziare con un triangolo rettangolo che ha due lati ortogonali oppure un triangolo isoscele se preferisco andare per gradi, fino ad arrivare a riprodurre triangoli orientati in maniera casuale, come in questo caso. Un ultimo esercizio. Come disegnare cerchi oppure ovali. In questo caso il movimento del braccio è ampio e coinvolge anche l'articolazione della spalla. Facciamo un segno continuo e leggero, come se fossimo più interessati al movimento che non al risultato sul foglio. Solo in un secondo tempo con la gomma cancelleremo i segni che non ci interessano e conserviamo quelli che per dimensione e regolarità ci sembrano i migliori. Abbiamo imparato ad impugnare la matita per ottenere un segno leggero, ad utilizzarla per verificare la correttezza delle proporzioni sul foglio. E ci siamo cimentati in alcune semplici figure geometriche, che sono alla base della costruzione di disegni più complessi. Nella prossima lezione inizieremo a costruire delle figure vere e proprie. Però una cosa te la devo dire. Per adesso hai fatto dei disegni semplicissimi, ma già così si vede che hai proprio una bella mano.